Ciao Gnari, bentornati nel canale del Barba con il terzo appuntamento dedicato allo Spice di Avola Pro 2.0 o V2 o V2.0 che dir si voglia, insomma la seconda versione. Abbiamo già visto nei video precedenti, che se non avete visto vi invito a recuperare, in cui ho parlato dapprima delle differenze tra le due versioni dello Spice di Avola Pro, interessantissimo, quindi analisi degli upgrade. Secondo video dedicato alla tempistica di raggiungimento delle temperature dello Spice di Avola Pro 2.0. In questo video che cosa facciamo? Cercherò di fare alcuni test per gestire al meglio le temperature, perché come vi dicevo alla fine del secondo video, la potenza è nulla senza il controllo e quindi non è facile cuocere le pizze con un forno che in un attimo ti arriva a 530-540 gradi pietra, viene carbonizzata, ok? La pizza. Quindi cercherò di fare un test e vedremo anche se riuscirò a ottenere la tanto agognata maculatura, se sarà possibile ottenere la maculatura della pizza con un forno a conchiglia. Risultato certamente non facile da ottenere, ma vedremo quindi se sarò in grado di fare anche questa cosa. Piccola parentesi, allora anzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale perché un'altissima percentuale, forse addirittura superiore all'80% delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale, quindi vi ricordo iscrivetevi perché è gratuito e per me è molto importante. Cosa numero 2, seconda parte di questa piccola introduzione, ricordate di mettere un bel mi piace al video e condividerlo con chi ha la vostra stessa passione. Chiusa parentesi, che cosa vediamo oggi quindi? Nello specifico andrò a fare 3 cotture di 3 pizze, una dopo l'altra, contando e cronometrando le tempistiche di recupero calore, giocando un po' con queste manopole, quelle del termostato e quelle delle resistenze superiore e inferiore o entrambe, per cercare di dare alcune indicazioni su come gestire la cottura delle pizze fatta in maniera una dopo l'altra. Quindi cuociamo una pizza, vediamo quanto ci mette a recuperare la temperatura adeguata per cuocere la seconda pizza, cuociamo la seconda pizza, rifacciamo un test modificando qualcosa per vedere le tempistiche di raggiungimento temperatura e così via. Quindi cercherò di darvi alcune indicazioni utili. Non voglio perdere altro tempo, andiamo a vedere il video e naturalmente spazio ai commenti sotto il video per discutere di quello che vi ho mostrato, se vi è piaciuto, vi è stato utile, oppure datemi voi dei consigli su cosa magari mostrarvi nei prossimi video. Il Barba vi saluta, guardatevi il video e alla prossima. Quindi eccoci al test. Allora, nel circa 20, 21, 22 minuti ho raggiunto i 500 gradi. La lucina si è spenta perché avevo impostato il termostato appena prima di boost. A questo punto cosa faccio? Spengo la resistenza inferiore per non rischiare di sovrariscaldare la pietra e metto su boost così che si riaccenda la resistenza superiore. Nel frattempo misuro il biscotto, 484 gradi, temperatura perfetta. Finisco di stendere la pizza, la inforno, perdo qualche grado. Nel frattempo la resistenza superiore diventa rovente, inforno e cominciamo a calcolare il tempo. Vedrete che durante la cottura, dopo circa 50 secondi, riaccendo la resistenza inferiore, così poi da velocizzare il recupero della temperatura tra una pizza e l'altra. A questo punto, dopo un minuto, classica girata, e già si intravede un risultato piuttosto interessante, ragazzi, e vado a completare la cottura ancora con circa 10-15 secondi per complessivi 80 secondi, quindi 1 minuto e 20. Vado a sfornare, ecco qui, vi mostro la pizza e niente male, niente male ragazzi. Che ne dite? Ditemelo nei commenti, andiamo a vederla da più vicino su questo tagliere rotante che ci permette di vederla bene davanti e dietro per scoprirne i difetti che onestamente non vedo perché è maculata completamente su tutti i lati ed è molto equilibrata dal punto di vista della cottura, quindi che dire, sono super soddisfatto. Ma torniamo indietro. Qui avevo appena sfornato la pizza, tempo di metterla sul piatto, farla girare, fare 2 riprese, torno qui per cronometrare il recupero della temperatura. Vado a riabbassare il termostato prima di boost, avevo riacceso poco fa durante la cottura la resistenza inferiore per velocizzare il recupero e andiamo ora a contare i secondi necessari al recupero del calore. In questo lasso di tempo io vado a stendere la seconda pizza. Io per stendere una pizza ho bisogno di circa 1 minuto e mezzo / 2, quindi onestamente per me il tempo è quasi perfetto, anche perché poi devo condirla. Quindi per fare queste operazioni ho bisogno di 2 minuti e qualcosa.
Vediamo dopo 2 minuti e mezzo qual è il risultato del recupero calore. Andiamo a vedere il termostato, ci dice che siamo quasi a 500 gradi, siamo tra 475 e 500, quindi perfetto. Verifichiamo la temperatura del biscotto, se è adeguata, eccola qua, 492 gradi, per me è perfetta, quindi rivado a spegnere la resistenza inferiore per il primo minuto di cottura e vado a infornare, ok? Eccoci qui, vado all'infornata, resistenza superiore rovente come ci mostra il rossiccio che si vede sulla pietra di riflesso, e andiamo a cuocere la nostra seconda pizza, ok? Qui, per dirvi, mi dimentico o comunque non faccio la stessa cosa di prima, quindi non vado a riaccendere la resistenza inferiore, resta accesa solo quella superiore durante la cottura, quindi non faccio nulla per velocizzare il recupero, la riaccenderò dopo 1 minuto e 20 la pizza è pronta. E forse, ragazzi, ditemi voi qual è il voto di questa pizza. Guardate che la maculatura è, direi, quasi perfetta su tutti i lati, non ci sono bruciature. Forse questa rientra nelle top pizze da me realizzate, e l'ho fatta con questo Spice Diavola Pro. Torniamo indietro, rewind, torniamo qui avevo appena sfornato la pizza, faccio le riprese e vado a misurare il tempo di recupero. Riaccendo solo ora la resistenza inferiore e vado a cronometrare, ok? La temperatura è sui 4,25 mi pareva, più o meno, ok? Quindi vado a cronometrare. Un pensiero, secondo me, man mano noi andiamo a cuocere le pizze e il biscotto trattiene maggiormente il calore, quindi il recupero del calore secondo me si fa man mano più veloce, ma questo è un mio pensiero. Andiamo a verificarlo, ok? Quindi qui verificheremo dopo 2 minuti, prima dopo 2 e mezzo, qua dopo 2 minuti, ok? La temperatura, avviciniamoci al termostato e siamo tra i 4,75 e i 500 gradi. Per me è perfetto. Vediamo la temperatura del biscotto, 488, anche qui perfetto. La modalità consigliata è sempre la stessa, spengo la resistenza inferiore e metto su boost quella superiore, ok? Andiamo all'infornata della terza pizza. Tempo di finire il condimento, di infornare, boost, siamo a 500 gradi come potete vedere, vado all'infornata, resistenza superiore accesa e rovente, misuriamo, timer in azione. Quindi secondo me può starci questo pensiero che man mano noi cuociamo le pizze e il biscotto mantiene il calore in maniera maggiore, quindi riducendo i tempi di recupero. Classica girata, poi non vai tu a capire, resta ancora un po' un mistero perché non si riescono a fare tutte le pizze uguali, ma qui andiamo proprio un po' nella ricerca della precisione. Ecco qui la terza pizza cotta nella stessa identica maniera, le stesse temperature, è bellissima, ma è un po' meno maculata delle altre e la maculatura è un po' meno, diciamo, uniforme. Comunque è perfettamente cotta, non serve, ve lo dico sempre, che vi mostri sotto perché con questi biscotti non si brucia assolutamente. Scusatemi, non vi ho fatto sta ripresa, ve la farò prossimamente, però vi assicuro che sotto erano perfette. E questa è la terza pizza. A questo punto cosa faccio? Voglio testare la modalità di recupero, il tempo di recupero solo con la resistenza superiore accesa. Vedete? Non vado ad accendere quella inferiore. Vediamo un po' il risultato. Secondo me rimarrete piacevolmente sorpresi perché, vedete qua, vi rammento, solo la resistenza superiore accesa che è iperpotente, con solo la resistenza superiore accesa, quindi risparmiamo qualcosina di energia. Andiamo a fare una misurazione. Dopo 3 minuti arriviamo a 500 gradi. Quindi, che dire, ragazzi, questo forno dimostra sempre di più di essere una bomba. Questi sono un po' i miei consigli di utilizzo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Controlliamo anche qui la pietra, 4,98 ragazzi. E nei commenti, e alla prossima dal Barba.